Ti hanno sempre insegnato a resistere, a stringere i denti, a tenere duro, ma nessuno ti ha detto che a volte resistere troppo ti distrugge. E se la tua resilienza fosse invece diventata una gabbia? Fermati un secondo. Quante volte ti sei detto ce la faccio, tengo duro, ma dentro di te stavi solo sopravvivendo? Oggi ti racconto il lato oscuro della resilienza, quello che nessuno ti dice e come uscirne per diventare qualcosa di molto più potente. Riprendere la vita nelle tue mani, ma ritrovare il tuo potere, cioè diventare antifragile. La resilienza ti permette di resistere, ma l'antifragilità ti insegna a volare, proprio dopo essere caduto. Dopo 3 anni in cui ho applicato la pratica del journaling ogni giorno, creata secondo le più nuove scoperte delle neuroscienze, applicata ogni giorno, oggi sono una persona nuova. Mi sono ripresa il mio potere indietro. So quanto può essere difficile all'inizio, ci sono già passata e conosco tutte le tue difficoltà, ma oggi ti spiego nel dettaglio i passi che ho seguito io, così puoi farlo anche tu. La differenza è che il resiliente resiste, l'antifragile si trasforma. Ti faccio un esempio. 2 persone perdono il lavoro. Uno si rimbocca le maniche, trova un nuovo impiego. Stessa routine, stessa fatica. L'altro si ferma, ascolta il silenzio, capisce cosa lo stava uccidendo dentro e costruisce qualcosa di nuovo. Chi ha davvero vinto? Resilienza e sopravvivenza, antifragilità e rinascita. E oggi ti mostrerò la differenza tra la tanto chiamata resilienza e cosa significa essere antifragile, quando utilizzare una piuttosto che l'altra. E ti darò un esercizio che potrai mettere da subito in applicazione per trasformare la tua vita. Questa presa di consapevolezza funziona per tutte le persone che lo hanno applicato già negli ultimi 3 anni e funziona anche per te, a condizione che ti fermi e lo metti in pratica. Ma richiede un'applicazione costante. Non esiste la bacchetta magica che si accende da un giorno all'altro. Qual è il problema? La resilienza ti dà medaglie, ma non ti libera. Anestetizzi il dolore, ma non guarisci la ferita. Ti adatti a una vita che non vuoi. Resti in relazioni che ti consumano. Continui un lavoro che ti svuota, perché tu sei forte. Ma la forza non è resistere sempre. Ti capita spesso anche a te? Pensa un attimo. Ogni volta che provi a ottenere un risultato e riprovi ma non riesci e poi riprovi un'altra volta senza cambiare il modo in cui fai le azioni, senza cambiare il modo in cui pensi riguardo a quello che succede e continui a riprovare fino allo sfinimento, stai applicando la resilienza. Come hai reagito l'ultima volta? Ferma il video e scrivi nel tuo diario la tua riflessione. Questa cosa è molto importante. Ferma il video, prendi carta e penna e scrivi. Ricordo molto bene il periodo in cui ogni volta che mi sentivo giudicata, invece di provare a guardare i fatti da un altro punto di vista diverso, continuavo a pensare di avere ragione e di fare le cose giuste. Purtroppo non ero in grado di guardare con occhi diversi l'accaduto e continuavo a ripetere ancora e ancora le stesse azioni, gli stessi pensieri e paradossalmente mi aspettavo pure di ottenere risultati diversi, solamente perché pensavo di essere nel giusto. Ma la verità è che fermarsi e valutare altri punti di vista ti dà nuove opportunità per ottenere ciò che desideri. Come avevo sentito una volta un'affermazione che mi è rimasta impressa: solamente perché hai dei pensieri non significa che siano giusti. Ecco perché la vera forza è rompere lo schema di pensiero e avere il coraggio di dire:
Non voglio solo farcela, voglio vivere da me stesso, non contro me stesso. Ed è lì che inizia l'antifragilità. Vuoi diventare l'antifragile? Ecco il primo passo. Ricorda, è molto importante. Questo è il metodo per riprendere e per prendere consapevolezza e che puoi ripetere quante volte ne avrai bisogno nella tua vita. Applicalo almeno per una settimana e poi scrivimi nei commenti cosa hai imparato dal tuo fallimento e cosa è cambiato nella tua vita. Ecco l'esercizio. Scrivi 3 cose nella tua vita a cui stai resistendo invece di trasformarle. Ferma il video e scrivi. Poi chiediti cosa posso imparare da questa ferita. Qual è il dono nascosto in questa crisi? Sì, hai sentito bene. Da ogni ferita, da ogni crisi abbiamo l'opportunità di imparare. La vera crescita è imparare dai propri fallimenti. Quindi prendi il tuo diario e scrivilo subito. Fa la differenza. Fa la differenza solo per chi agisce. Perché ogni volta che ti alleni a vedere l'opportunità nel dolore, stai costruendo il tuo muscolo emotivo. Ed ecco che non stai più solo sopravvivendo, ma stai diventando inarrestabile. Questa è l'essenza dell'antifragilità. Se anche tu senti che sei arrivato al limite, se non vuoi più solo reggere il colpo, ma imparare a usare ogni colpo come leva, allora il tuo prossimo passo è con me. Nel mio programma Dal fare all'essere ti accompagno a trasformare blocchi, crisi, momenti di stallo, il potere personale. Ti insegno a scrivere la tua rinascita, perché non sei qui per sopravvivere, ma sei qui per rinascere. Iscriviti ora, il momento è adesso. Ora, hai la formula esatta che uso per passare dalla essere resiliente all'essere antifragile. Ma qual è il modo migliore per cambiare le tue abitudini radicate nel tuo subconscio? Guarda questo video per scoprire come acquisire nuove abitudini in modo facile e irreversibile.